Non ve l'aspettavate questa, eh? Come impariamo? Proviamo a parlarne insieme ricordandoci oggi gli studi di un antropologo inglese, Gregory Bateson, il quale ci ha parlato dei livelli di apprendimento. Partiamo con l'apprendimento 1, raccogliere informazioni e aggregarle. L'apprendimento 1 è l'apprendimento forse più semplice e avviene attraverso due livelli principali, la scuola e gli adulti di riferimento. Impariamo ad esempio dagli adulti a dire grazie, buongiorno, buonasera. Impariamo che nella strada si passa con il verde e ci si ferma con il rosso. Non in tutte le città, a dire il vero, ma questo è un altro discorso. A scuola poi impariamo altre informazioni 1, 2 più 2 fa 4, impariamo la data di nascita di Leopardi, impariamo il teorema di Pitagora. Poi noi stratifichiamo queste informazioni 1 e ad un certo punto il cervello fa uno scatto, comincia a trattenerne alcune e altre invece non gli interessano più, le lascia andare. Noi ho avuto una prova stamattina verso le 6, quando ho accompagnato una delle mie figlie a prendere il treno insieme a delle amiche per raggiungere un'altra amica in una ridente località marittima della Romagna. Ho provato a verificare se i suoi apprendimenti 1 fossero tutti presenti per godersi la vacanza. Allora le ho chiesto: sai qual è l'indirizzo dell'appartamento che devi raggiungere? Risposta: boh. Ti sei informata con le tue amiche e preparata per preparare i pasti? Boh. Hai un'idea dell'orario di ritorno di martedì? Risposta? Bravissimi, vedete che avete imparato anche voi con l'apprendimento 1. Quarta e ultima domanda. Stasera vai in discoteca? Assolutamente sì, abbiamo il tavolo prenotato, il PR si chiama DJ Dave, l'ho già spoilerato su Instagram. Le informazioni 1 che le servono le erano molto chiare. Dopo un po' di tempo che il cervello stratifica informazioni, è in grado di fare il cosiddetto salto di livello e andare all'apprendimento 2. Imparare a imparare. Questo salto di livello, di cui abbiamo parlato anche nell'introduzione, permette all'uomo di innovare, di scoprire, di essere creativo. Un esempio molto classico è ciò che è successo all'Apollo 13. Houston, abbiamo le informazioni 1 non funzionano, c'è stato un guasto nella navicella. Tutto che era stato perfettamente preparato non funziona. Gli ingegneri di terra ricevono i materiali presenti nella navicella e sviluppano un apprendimento 2, inventano un ossigenatore. Poi mandano le informazioni, che dal 2 ritornano 1, agli astronauti, permettendo loro di tornare vivi sulla Terra. Ma non solo per gli ingegneri aerospaziali è presente l'apprendimento 2, anche per noi. Ad esempio, molti anni fa, sono diversamente giovane, per cui ho fatto in tempo a vivere in un'epoca pre-Google Maps, mi sono perso in una città italiana, meravigliosa, di mare. Non trovando il porto dove dovevo recarmi per imbarcarmi sul traghetto, ho avuto un momento di smarrimento e ho deciso di applicare l'informazione 1 che mi aveva insegnato mia nonna: chiedi a un passante. Quindi ho fermato un passante e gli ho chiesto se gentilmente poteva dirmi dov'era il porto. Questa persona con grandissima gentilezza, mi ha detto così: vede quella via in fondo a sinistra? Sì, certo. La prende, la percorre per 2 chilometri, sempre dritto. Arriverà proprio sulla via del mare. Guardi, a sinistra c'è il porto, lei è già arrivato. E io ho chiesto: ma però la via che lei mi sta indicando c'è un cartello con scritto divieto di transito. Io non ci posso andare. Ah sì, ma guardi, noi qua tutti sappiamo che ci possiamo andare lo stesso. La domanda è: voi ci sareste andati? E l'altra domanda è, purtroppo, io ci sono andato? No, non ci sono andato perché ho il disturbo emiliano di personalità, quindi mi fido troppo delle informazioni 1 e faccio fatica a passare le informazioni 2. Però ho comunque imparato che devo fidarmi di più delle persone e meno solo delle informazioni 1. Quindi posso parlare di un altro livello di apprendimento, l'apprendimento 0, quello di cui si parla meno. L'apprendimento 0 è imparare senza che nessuno insegni. È l'apprendimento implicito, quello che gli scienziati chiamano il nostro sistema dotato di memoria, il cervello, ne è pieno. Nessuno ci insegna a camminare.
Nessuno ci insegna a piangere, nessuno ci insegna a respirare. Noi lo sappiamo fare, anche correre. E se precocemente veniamo a contatto con l'acqua, anche nuotare. L'apprendimento zero è quello che ci ricorda che noi siamo nativi, che dobbiamo rispettare le leggi biologiche perché parlano in noi, che siamo connessi al pianeta. E mai come oggi c'è bisogno di ricordarcelo. È importante l'apprendimento zero? Assolutamente sì, ce lo ricorda tutti i giorni il nostro corpo. Se abbiamo paura, ci tremano le gambe. Se ci innamoriamo, batte diversamente il cuore. Se qualcosa ci commuove, i nostri occhi perdono un liquido, si chiamano lacrime. E l'apprendimento zero è una di quelle forme vibranti del nostro sapere che ci permette di parlare dell'ultimo livello di apprendimento, il più complesso. Apprendimento 3. L'uomo impara attraverso lo stupore e la meraviglia. E le cose che nell'umanità più possono promuovere lo stupore e la meraviglia sono l'arte e la bellezza. Più noi siamo in grado di intercettare, di andare incontro all'arte e alla bellezza, più noi viviamo degli apprendimenti 3. Durante un apprendimento 3 noi scopriamo che la vita è sacra. Ma c'è qualcos'altro che può proporci l'apprendimento 3 e sono piccolissime cose della nostra quotidianità, purché il nostro occhio sia in grado di guardarle con meraviglia. Nella più grande delle piccolezze può esserci la più grande forma di sacralità della vita stessa. Il poeta Henry De Luca è in grado di raccontarci che cos'è un apprendimento 3 con questa poesia, che ora vi leggo. Considero valore ogni forma di vita, la neve, la fragola, la mosca. Considero valore il regno minerale, l'assemblea delle stelle. Considero valore il vino finché dura il pasto, un sorriso involontario. La stanchezza di chi non si è risparmiato, due vecchi che si amano. Considero valore tutte le ferite. Considero valore risparmiare acqua, riparare un paio di scarpe, tacere in tempo, accorrere a un grido, provare gratitudine senza ricordare di che. Considero valore il viaggio del vagabondo, la clausura della monaca, la pazienza del condannato, qualunque colpa sia. Considero valore l'uso del verbo amare e l'ipotesi che esista un creatore. Ebbene, per concludere, una storia. Una storia vera. 10 anni fa in questa terra c'è stato il terremoto. E racconto la storia di un amico, di un ragazzo, che 10 anni fa si trova in una condizione particolare, come tutti noi. Si trova in mezzo a tutte le persone intorno a lui che hanno perso la casa e il lavoro. E impara un apprendimento 1, una parola nuova, inagibile. Ed è disperato perché i suoi genitori sono già un po' avanti con l'età e nel passare dei giorni, mentre dormono in macchina, vorrebbe dargli una tenda per dormire, ma non la trova. Le hanno comprate tutte. Ma non c'è stata solo l'onda della terra 10 anni fa, c'è stata un'altra onda, l'onda della solidarietà, organizzata dalle associazioni, la protezione civile, e disorganizzata, un'onda umana di persone che hanno portato delle cose, cibo, vicinanza, materiali, progetti e questa. Quel ragazzo riceve quella tenda in dono e può finalmente mettere a riparo i suoi genitori. Poi l'emergenza passa, ricostruiamo, siamo operosi, siamo umiliani, abbiamo ricevuto tantissimo, con tenacia e speranza. Passano 10 anni, quel ragazzo ha dimenticato la tenda nel garage ed è diventato un uomo. E nel marzo di quest'anno, una notte non riesce a dormire. I suoi apprendimenti 0 sono alterati. Il cuore batte molto forte, non sa perché. Le sue gambe vogliono muoversi e non sa perché, sa solo che a un certo punto nel cuore della notte si mette in viaggio, fa 1500 chilometri, arriva al confine più estremo della Polonia e vede centinaia, forse migliaia di persone che sono come lui 10 anni fa. Non hanno casa, non hanno lavoro, forse non hanno più la libertà. E vede ancora una volta l'onda della solidarietà e lui ne fa parte. Cammina, cerca, non sa cosa cerca, ancora non lo sa. Poi trova una donna, per caso, con 2 bambini. Si guardano
E lui capisce in quel momento che a quella donna deve dare questa tenda. E capisce solo in quel momento perché è lì, perché in quel momento, mentre dona la tenda e si abbracciano, sente sciogliersi dentro di lui il nodo della gratitudine, la morsa della gratitudine, che sciogliendosi diventa l'abbraccio della comunità, diventa il non sentirsi soli, diventa una forma molto raffinata di apprendimento 3. E in quel momento quelle due persone, che non sanno nemmeno i loro nomi e non hanno un linguaggio comune, imparano la gratitudine, la vicinanza e che la vita è sacra. Grazie.